Che facciamo oggi? Allora, oggi facciamo un girone, quello classico, quello Colle del Moncenisio. Non lo sa, Non lo so, il giro classico che non so. Non lo sa. La verità allora è che facciamo... Ciao, ciao, passano tutti, perché qua c'è un sacco di gente che fa questo giro. Allora andiamo a fare praticamente un giro dei 5 colli e una tratta delle Grand Pensa, io non Alp. ne so neanche uno. Allora, Colle del Moncenisio prima, poi attraversiamo il confine francese, scendiamo giù, facciamo il Col du Télégraphe, il Col del Galibier e il Col du Lautaret, per poi risalire sempre in Val Susa ma dal Monginevro. Un gran giro, sono 340 km insomma, però è un gran giro. Oggi si fa veramente caldo. Ci sono solo 31 gradi. Sì, sono neanche le 11 del mattino, sono già 31 gradi, quindi proprio Naturalmente, perfetto. sempre con la nostra fricone. Certo, che ha avuto qualche modifica, ma ve le illustreremo dopo. Adesso andiamo, che fa caldo. Sì. Oggi inauguriamo un po' di modifiche. La prima, ma non banale, un paio di guanti nuovi, comodissimi, leggerissimi, ve li consiglio, e freschissimi. Estivi, comodissimi. Sella. La seconda è la nuova Sella nuova, Eccola qua. molto bella, artigianale, Perché la Honda, fa delle selle che non si possono vedere. Poi più che altro non si possono sentire. Invece questa qui almeno ci consente di fare qualche chilometro in più senza farci venire male all'osso sacro. Poi abbiamo terza modifica, Tac. via il tassello e Continental Conti Attack 3, molto meglio. E quarta modifica, non da poco. Ovviamente se non fate off-road. Certo, io poi non sono capace a fare off-road, poi con questa roba qua fare off-road non lo so, devi essere proprio bravo, io non sono capace. E poi quarta modifica, che è la più importante, mi fa stare molto più tranquillo, ed è arrivata l'altro ieri, eccola qui. Bar tubeless, conversione via le camere d'aria, tubeless, molto meglio, per me che non faccio fuoristrada molto meglio, anche psicologicamente mi lascia molto più tranquillo e sereno. Niente più gommoni. Niente più gommoni per il momento, poi vedremo. Sì.
Adesso lasciamo il centro della Valle Maurienne e dai 700 metri del centro cittadino di Saint-Michel-de-Maurienne iniziamo la salita verso il Col du Télégraphe, salita che non supera mai il 9% di pendenza ed è aperta tutto l'anno ed è l'unico modo nei mesi invernali per raggiungere Valloire. Siamo arrivati al Col du Télégraphe, il primo, il secondo anzi, dei colli, il primo francese. C'è un po' di gente, un po' di motociclisti, proprio, cioè, è proprio giusto per dirvi. Cosa mangiamo? Non lo so. Andiamo qua, mangiamo un pane tipo pinza con il prosciutto crudo, la rucola e la provola. Buon appetito! Buon appetito! A questo giro abbiamo scelto un posto veramente tranquillo per mangiare, bucolico. Delizioso. Anche quelli sono tutti motociclisti, tutti. Qua c'è l'Africona, eccola qua. Questa è tutta la Route des Grandes Alpes. Route des Grandes Alpes è una delle strade motociclistiche più belle della Francia. Parte o finisce dal Mar Mediterraneo a Mentone e arriva a Thonon-les-Bains sul lago di Ginevra. Affronta ben 16 colli, di cui 6 oltre i 2000 metri. Noi siamo scesi da qua, da Susa, Valcenisia, Modan, e siamo qua, andiamo a Valloire, poi facciamo il Galibier e Lotharet, arriviamo a Briançon e poi qua tagliamo di nuovo, facciamo il Mont Ginevra, qua però ovviamente non c'è più. L'altra volta invece abbiamo fatto questo, siamo scesi da qua, da Borsa Maurice, poi abbiamo fatto Arche Beaufort, Bellecombe, poi per poi riscendere a Chamonix e prendere il tunnel. Andiamo a riempire l'acqua. Ma è bellissima! Proseguiamo. Prossima tappa, Galibier. Il Col du Galibier
È il quinto colle più alto delle Alpi francesi, è situato a 2646 metri ed è un valico alpino che separa le Alpi Cozie francesi dalle Alpi del Delfinato, unendo la Valle Maurienne con la Valle Guisanne e congiungendo Saint-Michel-de-Maurienne con Briançon. Ovviamente, essendo una quota altimetrica elevata, è soggetto a chiusura invernale e l'apertura estiva avviene generalmente tra fine maggio e inizio giugno per poi richiudere ad ottobre. Prima dell'ultimo pezzo di strada che porta in cima al colle, nel 1891 è stato costruito un tunnel a senso unico, largo solo 4 metri, che permette di svalicare senza affrontare gli ultimi tornanti, che sono molto stretti e raggiungono pendenze del 12% e sono stati asfaltati solo di recente. Il tunnel, che dopo essere andato in rovina fu chiuso nel 1976, fu riaperto solo nel 2002 a seguito di ristrutturazione completa ed è attualmente non transitabile da pedoni e ciclisti. Dato che questo colle è una delle tappe principali del Tour de France, è frequentato da moltissimi ciclisti, quindi vi consigliamo anche di verificare l'effettiva apertura per non incappare in una delle chiusure dovute alle corse ciclistiche.
Bene, allora, adesso siamo a Clavier, ci siamo fermati per mangiare un gelato. Una birretta, un gelato, gelato. Insomma, lì dietro c'è una buonissima, c'è una buona gelateria lì, ecco, ci siamo dimenticati ovviamente di filmarlo, ma è buona, con prezzi da montagna, Sì. ma è buona. Lì c'è l'Africone, parcheggiata. E niente, adesso scendiamo giù da Clavier, facciamo la statale, poi rientreremo Sì, fino da Vigliana, poi rientriamo. adesso andiamo a prenderci un gran caldo in pianura padana, perché oggi fa veramente caldo, faceva caldo su al Col du Galibier, quindi giù non osiamo neanche Più pensare. di 20 gradi a 2600 metri. 24 gradi, sì, è veramente calda. Sì. Vabbè, comunque, Ti salutiamo. Noi come sono le modifiche alla... le modifiche, tanta roba, Sì. Le gomme promosse al 100%, Bar tubeless, beh, tubeless, vabbè. neanche da dire, Neanche da dirlo, sella. molto più leggera nel cambio di direzione, molto meno effetto giroscopio, tanta roba. I guanti freschissimi, la sella è comoda, la compagnia è buona. Quindi alla prossima. Ciao ciao. Ciao, ciao.